Dove eravamo rimasti? Qui. Questo piccolo paradiso di spiagge si chiama Arraial do Cabo e ci troviamo a 160 km circa a nord-est di Rio de Janeiro. Questo paesino affacciato sull'oceano ci ha permesso di sbirciare le tradizioni brasiliane, soprattutto quelle marittime. Dal sole caldo del mattino fino al tramonto qui si vive in costume infradito, ma c'è un luogo che nei giorni scorsi ci hanno impedito di vedere. Oggi finalmente lo esploriamo e ne approfittiamo anche per fare una tappa in un supermercato brasiliano e scoprire cosa si vende. Nel finale, colpo di scena e cambio di programma. Prima di cominciare, noi siamo Angela e Paolo, viaggiamo dal 2018 e raccontiamo qui la nostra storia. Se ti va, iscriviti al canale, per noi è super importante, quindi grazie se lo farai. Buongiorno ragazzi da Arraial do Cabo, questa è la nostra stanza dove abbiamo dormito in queste notti, c'è anche una papaya sul letto perché l'abbiamo presa ieri, ce la mangiamo stamattina a colazione. Paolo è sceso a recuperare il caffè, ma stamattina ragazzi, allora stavamo dormendo benissimo, io stavo dormendo proprio wow, una meraviglia. Alle 5 veniamo svegliati improvvisamente dal verso di un uccello qua fuori, secondo me hanno un uccello in gabbia, ma di qualcosa di strano però, perché urla, non è che fa un verso normale, fa una cosa così, non so neanche imitarlo, solo che nel silenzio totale delle 5 di mattina lo senti fortissimo, quindi ci ha svegliato tutti e due, non siamo più riusciti a dormire. Vabbè, comunque adesso c'è già un bel po' di movimento, sento ci sono parecchie voci qua sotto, dove c'è la cucina, proprio qui sotto c'è Paolo, qui sotto adesso che sta recuperando un caffè, forse un po' di acqua calda anche, lo sento trafficare coi bicchieri. E niente, è andata così questa nostra ultima notte qui in questa cittadina. Lo sento che parla qui sotto, in pratica i signori parlano solo portoghese velocissimo, non si capisce assolutamente niente, cioè anche il traduttore di Google fa fatica a capirli, fate voi. E adesso c'è Paolo che gli sta parlando in spagnolo dicendogli se possiamo lasciare gli zaini e venirli a recuperare più tardi perché abbiamo un autobus notturno stasera. E quindi mi sento che lui dice una cosa, loro rispondono urlando perché pensano che se urli si capisce meglio, anzi. Vabbè, discorsi così, ieri tutto il pomeriggio a parlare così, qualcosa ne è venuto fuori ma non tantissimo. Forse ci siamo capiti ragazzi, buongiorno. Sono un po' strani, devo dire la verità. Comunque ci siamo più o meno capiti. Credo che verso le 5 loro debbano uscire, quindi noi dobbiamo tornare entro le 5 per prendere gli zaini. Cioè questo è quello che credo di aver capito. Speriamo che sia così. Vabbè, comunque detto ciò, sono un po' strani. Mettono tutte queste canzoni il pomeriggio per Gesù. Poi ci sono tutti i wifi qua, bom Gesù, Gesù vive, Gesù. Poi hanno, come abbiamo detto nel video precedente, nel garage una piccola chiesetta, non lo so. E oggi che è domenica, stasera, quindi prima delle 5, no, dopo le 5 ci sarà la messa, forse è per quello che dobbiamo tornare entro le 5, perché poi c'è la messa nel garage qua sotto. E vabbè, comunque sono strani ragazzi. Vabbè. Detto ciò, bene così, oggi si parte. Abbiamo lasciato tutti i nostri possedimenti ai signori che abbiamo visto che stavano già allestendo il garage per la messa di oggi, perché appunto è domenica e quindi stasera ci sarà la festa grande. Noi purtroppo non potremo partecipare anche perché stanotte appunto abbiamo un autobus che ci porterà via da qui, tra l'altro non diretto da Arraial, ma dobbiamo tornare a Cabo Frio. Vabbè, detto questo, comunque adesso noi ragazzi siamo belli leggeri e possiamo andare a vedere una cosa che non siamo riusciti a vedere in questi giorni, perché proprio ieri, quando abbiamo provato ad andarci, ci hanno bloccato polizia, militari, ci hanno detto drone, ci hanno visto il drone, ha detto no, non si passa con il drone. Oggi che non ce l'abbiamo possiamo finalmente andare a vedere questo posto, quindi noi adesso siamo belli, tranquilli, leggeri e freschi. E con siamo l'infradito guarda qua, perché siamo non ce l'abbiamo fatta infraditati. mettere le scarpe oggi, avremmo dovuto metterle per non No. lasciarle la signora. Lasciatela No, signora. lasciamoglielo, non ce la faccio a camminare tutto il giorno con le scarpe, quindi infradito questa mattina, così partiamo. C'è un bel po' di traffico in movimento, ci sono quei signori lì in fondo che stanno fermando le macchine per fare i tour in barca e quindi li fermano ancora prima che arrivino alla fine vicino alla spiaggia, li fermano qui con i cartelloni promuovendo i tour. Ci siamo ragazzi all'ingresso della Praia do Forno. Qua vedete ci sono tutti quanti poliziotti militari all'ingresso. Adesso però andiamo tranquilli. Qua c'erano tutte le regole, eccole là.
Abbiamo passato il controllo, adesso inizia la salita. Ecco, Paolo si è attaccato alla corda addirittura. In realtà ci sono queste pietrone, come vedete la gente la fa a piedi nudi o con le ciabatte. C'è un bel po' di gente in giro. Si scivola leggermente su questi sassi. Da qui si inizia a intravedere la Praia do Forno, quindi la spiaggia qui sotto è una piccola baia, acqua azzurrissima, super turchese. Forse venirci di domenica non è stata l'idea migliore. Bellissimo ragazzi, anche questa spiaggia che rispetto alle altre è chiaramente più isolata dal punto di vista naturalistico, perché siamo proprio in una baia immersi tra le montagne. Però ecco, non siamo gli unici ad aver avuto questa idea di venire qui oggi. Direi di no, siamo in tanti che abbiamo approfittato di questa domenica di sole. Mi sa che è impossibile trovare una spiaggia isolata veramente. No, il weekend sicuramente no, però è molto bello il fatto che dietro non hai nulla di costruito, no? Quindi solo questa natura fittissima, anche lì c'è tutta questa giungla in pratica sulla parete di roccia che è super fitta, un sacco di cactus, soprattutto sul promontorio lì che va nel mare. Se dobbiamo dire ragazzi una cosa che proprio ci è parsa evidentissima dal primo giorno in cui abbiamo messo piede in Brasile, è che i brasiliani hanno proprio un rapporto viscerale fortissimo con il mare, con le spiagge, le vivono tantissimo durante il weekend, durante la settimana, cioè questa cosa è veramente molto evidente. Tra l'altro uno dei simboli del Brasile è proprio la ciabatta, cioè questo ci dice molto, questo ci dice moltissimo, ma anche il fatto che tantissime grandi città, le più grandi, cioè la maggior parte comunque della popolazione viva proprio sull'oceano, sul mare. Anche questo è segno del rapporto strettissimo che c'è con questo elemento, cioè una cosa proprio evidente quando vieni qui. Abbiamo percorso tutta la striscia di sabbia lì dietro e siamo arrivati in questa parte dove ci sono queste roccione tutte nere e un sacco di questi insettini che sono gli scarafaggi del mare. Guarda qua come si muovono, ma sono proprio brutti, lì si mimetizzano sulla roccia scura. Comunque c'è un sacco di gente qui, ma giustamente, come abbiamo detto, buona parte della popolazione brasiliana vive sulla costa, ma stiamo parlando di numeri immensi, perché il Brasile ha 220 milioni di abitanti, quindi uno dei paesi più popolosi del mondo, ma con densità bassissima, 25 abitanti per chilometro quadrato, perché buona parte della popolazione vive appunto sulla costa e nella zona sud del paese, mentre c'è un'enorme parte del Brasile che è ricoperta dalla foresta amazzonica, quindi lì la popolazione che vive è davvero un numero esiguo. Importanza quindi dell'oceano, ma non solo dell'acqua salata, dell'acqua in generale, perché appunto nell'Amazzonia passa il Rio delle Amazzoni, uno dei fiumi più importanti del mondo, e siamo in una parte di mondo dove la natura ha un ruolo fondamentale, proprio perché da questo dipende tutto quello che è il clima del pianeta Terra. Quindi c'è sempre questo equilibrio molto delicato tra sfruttamento delle risorse e salvaguardia della natura. È un equilibrio che è difficile da mantenere e quindi c'è sempre questo costante, diciamo, ricerca di salvaguardare quello che è la natura del nostro pianeta, appunto perché ci serve a tutti in tutto il mondo, ma gli interessi molto spesso la fanno da padrone. La società brasiliana è una società multietnica e questo è il risultato del periodo della colonizzazione. Anche i portoghesi, come avevano fatto un po' gli spagnoli, hanno fatto un bel casino, insomma, durante il periodo della colonizzazione. Quindi la maggior parte delle persone in Brasile oggi discende da quelli che erano gli abitanti prima del periodo portoghese, dagli europei, in particolare appunto dai portoghesi, e dagli africani che vennero portati qui durante la tratta degli schiavi, che anche i portoghesi come gli spagnoli appunto fecero in questa zona di mondo. E poi ci fu una seconda fase, una seconda immigrazione sempre dall'Europa, anche di italiani. Pensate che 1,5 milioni di italiani, soprattutto del nord Italia, si spostò a vivere in Brasile. Vennero qui quando venne abolita la schiavitù. Pensate che il Brasile è stato uno degli ultimi paesi ad abolire la schiavitù e quindi c'era bisogno di manodopera e molti italiani vennero qui a lavorare nelle piantagioni di caffè e nelle fazendas. Specialmente dal Veneto. Soprattutto dal Veneto, sì. Ci siamo presi una bella quentigna e stiamo mangiando adesso all'ombra, belli tranquilli. Intanto di fronte si balla, si canta completamente ubriachi. Devo dire che l'alcol scorre. Ci sono vari barettini dove vendono solo birra praticamente, ci sono tutti i tavoli fuori, un sacco di gente che beve, soprattutto nel weekend si vede ancora di più questa cosa.
posto di mare, quindi anche posto di souvenir dappertutto, pieno zeppo di negozi. Questo qua è bello grande e quindi c'è un bel po' di roba, un sacco di scelta, soprattutto di Gesù. C'è un sacco di Gesù, ragazzi, dappertutto. Partirei da lì perché comunque il simbolo rimane il Cristo di Rio e quindi c'è dappertutto, a parte le barchette. Guarda, le barchette a vela di legno, che carine, mi sono fatte tutte bene. E poi arrivi qua e eccolo tutte le statuette, tutte le dimensioni, quindi si può portare a casa di qualunque dimensione, piccolino piccolino per 10 reales, che sono meno di 2 euro, passare a quello poi più grande che costa 25, c'è anche quello minuscolo a 8. Insomma, questo è un souvenir che deve essere molto apprezzato. Guarda come è tutto imballato. Sì, devo stare attenti alle braccia, sì, perché allora, c'è quelle anche si rischiano. in versione calamita. Guarda qua, questa è la parete delle calamite, ci sono calamite. Ma no, cioè, ma che roba è? Allora, ci sono quelle tematiche di Arraial do Cabo, che sono queste qui, quindi con le tartarughine, c'è scritto Arraial. Le più economiche. Esatto, poi ci sono invece queste un po' più costose, c'è pure l'apribottiglia. Sì, bisogna aprire una bottiglia con Gesù a un certo punto. Diversi colori. Non può tornare questa specie di tappa. No ragazzi, è sfruttatissima l'immagine qua del Cristo, usata in ogni modo, Guarda quanti ce n'è. Tu guardi, ogni 3 o 4 ce n'è una che compare la statua. Sulle magliette il Brasile la fa veramente facile perché hanno una bandiera che è già un simbolo da sola, no? Tu prendi sta bandiera e già hai fatto tutto quanto, e infatti è su qualsiasi maglietta. Quindi abbiamo la maglietta del Brasile in tutte le versioni, quella della nazionale, la seconda della nazionale, la terza, la quarta, la quinta della nazionale. Lui sempre onnipotente e presente. E poi c'è quella classica invece versione diciamo maglietta normale, non da calcio, che però comunque si ispira sempre un po' al calcio. Sì, che poi abbiamo visto qui, la portano in tantissimi, oltre al costume anche la maglietta, quindi è proprio, non so, non direi una divisa, però proprio una cosa che piace indossare alle persone, no? Anche perché i colori sono belli, sono allegri, perché sono belli i quindi colori, ci sta, sono, sì, direi forse è uno dei pochi paesi in cui vediamo così indossata la maglietta, sì, o comunque i colori della bandiera. Decisamente. Anche qua sulla shopper c'è no non c'è, dov'è? L'ho visto prima, eccolo qua, è sempre lui. Ed eccola qua ragazzi, la famosa bandiera verde oro con la sua scritta in mezzo, ordine e progresso, che poi è il motto del Brasile. È particolare perché ha anche delle forme, il rombo in mezzo, sì. Bella molto bella da vedere, devo dire. Poi siamo abituati a vederla spesso sventolare, diciamo, nelle partite di calcio. Il calcio fa tanto, esatto, si vede spesso. Comunque la particolarità di questa bandiera sono proprio i suoi colori: il verde che rappresenta la foresta amazzonica, il giallo che rappresenta le riserve d'oro del Brasile, perché c'è stato un periodo in cui il Brasile era il paese con più oro del mondo, e poi c'è questo cerchio in mezzo, una specie di mappamondo che in realtà rappresenta il cielo di Rio de Janeiro il giorno in cui si è arrivati alla Repubblica, è stata istituita la Repubblica, e ci sono poi tutte queste stelle, sono 27, che rappresentano i diversi stati del paese. Ci sono anche ottimi rapporti ragazzi con l'Italia, perché la Fiat è una marca diffusissima qua in Brasile, la TIM è la maggiore compagnia di telefonia di tutto il paese, e poi c'è anche questa qua, l'Enel ragazzi, c'è anche l'Enel, siamo di fronte a una sede che in questo momento è chiusa. Fa proprio strano vedere queste robe in giro per il mondo, perché noi siamo abituati comunque ad avere le nostre cose italiane, in genere non è che ne vediamo tante quando siamo in giro, non siamo così diffusi con le nostre marche, le nostre robe, e invece qua in Brasile è proprio tanto anche questa cosa evidente, che c'è un rapporto importante con l'Italia anche da questi punti di vista. Camminando abbiamo visto questo angolino con queste 2 casette bellissime ragazzi, guardate qua che riproduzione perfetta delle casette che c'è, sembrano casette delle bambole, ma sono spettacolari. Bellissime. Guarda questa, anche pure i balconi, le finestre, i vetri, tutte dettagliatissime, sono proprio qui fuori. Sì, mi sa di sì. Che bonito signora. È il mio cognato. Il cognato. Che meraviglia. Piccolo dramma, siamo tornati a prendere i nostri zaini, ma non c'è nessuno, è tutto chiuso. Sono le 4, quindi la signora ci aveva detto di tornare entro le 5. Ma sono le 4 e non risponde nessuno. Abbiamo tutti gli zaini dentro. Speriamo. Abbiamo provato a ripeterlo 5-6 volte col traduttore e tutto, dicendogli va bene se torniamo prima delle 5, sì. Però niente, abbiamo il WhatsApp della figlia, per fortuna adesso proviamo a scriverle. Qua intanto è dove ci sarà la messa, hanno preparato tutto. Guardate là, Gesù scritto in alto, un sacco di uova e pacchetti strani.
richiudiamo prima che arrivi qualcuno. Per fortuna non abbiamo particolarmente fretta perché comunque l'autobus parte alle 8:45 e per arrivare alla stazione degli autobus al terminal basta prendere un autobus da qui, ci mette 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti se proprio ci dovesse essere traffico, quindi abbiamo un po' di ore, l'importante è che prima o poi qualcuno venga ad aprire questa porta. Ciao ciao! A posto ragazzi, il signore si è svegliato e abbiamo recuperato tutto, addirittura un caffècito, perché il signore si è svegliato, prima cosa che ha fatto il caffè. Mi ricorda un po' qualcosa, molto italiana come cosa. Quindi adesso abbiamo recuperato tutto, si torna a Cabo Frio. Speriamo ci siano gli autobus perché essendo domenica non è che ho visto molto giro qua, quindi vabbè, però siamo in discreto anticipo, in caso facciamo autostop, tutto ok. Trasporti speciali direi. La banana sul tetto e dietro il gommone. Autobus in arrivo, non il primo ma il secondo è il nostro. Meno male che non è il primo, perché il primo... Corriamo! Momento di corsa così, ma cosa ci va qua? La fermata è molto più avanti. Vabbè. Là, cambio. Torna Andrea. Mamma ragazzi, correre con gli zaini già non è facile. Comunque questo qua è pienissimo, forse il nostro è un po' meno pieno, per fortuna. Altro cambio di programma perché in realtà l'autobus che è arrivato era pienissimo, ma di fronte c'è l'altro che adesso arriva in fondo, fa il giro e torna indietro, quindi almeno qua ci siamo seduti, però perché è più vuoto. Abbiamo beccato le altre persone che facevano la stessa cosa, che hanno detto andiamo a prendere l'altro dall'altro lato, allora siamo corsi con loro. Il biglietto di questo autobus costa 8 reales e 35, che sono circa 1,30 €, costa un pochino di più perché c'è l'aria condizionata, quindi c'è una differenza in base al fatto che abbiano l'aria condizionata o meno gli autobus. Gran bordello! Sì, l'autobus è pieno adesso. Allora, quel tizio prima provava a bussare sull'autobus e entrare, mi sa che si è messo davanti all'autobus per fermarlo e un ragazzo col motorino l'ha fatto spostare in pratica perché non riuscivamo più ad andare. È risuccesso ragazzi, c'è quel ragazzo col motorino che è la seconda volta che si ferma e lo fa spostare perché lui si piazza davanti al pullman e non fa avanzare il pullman perché l'autista non lo sta facendo salire perché è troppo pieno. Wow, ci abbiamo messo più di un'ora e mezza per fare 10 chilometri. Mamma mia, che casino che c'era, erano tutti al mare e quindi adesso andiamo a procacciarci il cibo e ormai è quasi ora perché sono le 7. Sì, sono le 7. Tra un'ora e mezza si parte. In pratica stranamente in Brasile nessuno si prende tutti gli zaini all'ingresso, di solito succedeva dappertutto. Sì, ce li facevano lasciare negli armadietti con la chiave, invece anche qua, il più piccolo Sì, qua niente, invece quindi abbiamo preso il carrello e li abbiamo messi dentro tipo in aeroporto, no? Che è il carrello così e va. Meglio così, li portiamo dietro e insomma ragazzi andiamo a cercarci un po' di roba e facciamo anche un giro al supermercato perché in questo momento bello tranquillo possiamo farci anche un giro, guardare un po' di roba. Abbiamo notato comunque che i prezzi non sono malaccio, ma chiaramente non sono bassissimi neanche. Comunque ci facciamo un bel giro. Dalla frutta per esempio potremmo cominciare. Per esempio ragazzi le mele bene o male costano tutte più di 3 € al chilo e noi in genere le prendiamo quando vediamo che c'è qualcosa in offerta. Le banane sono sull'1 € al chilo, che comunque ecco qua per esempio di più, 1 €, 1,30 € perché sono 10 reais al chilo. E per essere un paese dove c'è una produzione incredibile, visto che c'è l'Amazzonia, soprattutto di banane, quindi frutta esotica, alcuni prezzi sono alti, anche le banane per quello che è. Il discorso è un po' diverso quello del caffè ragazzi, il più grande produttore di caffè al mondo è proprio il Brasile, quindi i prezzi sono abbastanza bassi. Infatti ci sono tutte queste confezioni da un botto, tipo da mezzo chilo, che costano in realtà 5-6 €.
Allora, non è pochissimissimo, ma siamo su prezzi abbastanza italiani, più o C'è meno. una cosa strana però, che il caffè non è come quello che usiamo noi per la moka, ma è macinato un po' più grosso, quindi tu lo senti, perché loro lo usano principalmente con il filtro, quindi spesso c'è il filtro, la calza, diciamo, per filtrare il caffè, quindi non hanno bisogno della polvere sottile sottile, ma è leggermente più grosso, quindi bisogna capire bene quando si compra quale si sta comprando. Ecco, in realtà c'è proprio, ogni tanto l'abbiamo vista, una marca che si chiama italiana, non una marca, Sì. una tipologia, Sì. che in effetti quella è più fine, vai a toccare e lo senti, ma è una cosa che si sente tantissimo proprio al tatto, basta che fai così e senti proprio che è un po' più grosso rispetto a quello a cui siamo abituati E noi. infatti ti vendono anche i filtri, vedi? Ci sono i filtri per il caffè, questi di carta, però in molte nelle case hanno proprio quello Sì. di stoffa fatto con l'alluminio per tenerlo su e te lo fanno così. E infatti ragazzi, quello per l'espresso, guarda come si chiama, Baggio. È un caso? Non credo Non proprio. è un caso. È bello perché tu al supermercato capisci anche cosa le persone usano, perché in genere quando vedi scaffali di una certa cosa capisci che quella è molto utilizzata, tipo qua l'olio. Alleluia. Tutte le corsie qua sono di olio. Allora, questa parte tutti i vari tipi di oli, di semi, di soia, di girasole sono da questo lato. Di qua invece c'è l'olio d'oliva, che è sempre il tasto dolente quando sei all'estero. Comprare Oh, dell'olio Dio, d'oliva sì. costa tantissimo. Qui siamo intorno ai 30, 35, 40 per mezzo E litro. non è male, sono 5 euro. Sì, 5-6 euro per mezzo litro, che rispetto ad altri paesi non è malissimo, devo dire. Come in Argentina, anche qui c'è un bel po' di formaggio grattugiato di vario tipo, questo queso parmigiano grattugiato. No, queijo parmesano. Esatto. Sulla pasta, ragazzi, ve lo dico già, non ci siamo totalmente, abbiamo già dato un'occhiata e bene ma non benissimo. Allora, innanzitutto c'è queste marche, per esempio la Padre Nosso. La Padre Nosso è dappertutto, si chiama massa la pasta, l'abbiamo visto anche al ristorante, ed è pasta all'uovo. Noi abbiamo già dato un assaggio a queste paste all'uovo, che in realtà poi sono secche. Ecco, diciamo sì che sono quelle che praticamente dentro sono crude e fuori sono molli un po' appiccicose. E anche la Barilla, anche in questo caso la fa con l'uovo. Fa con l'uovo, E però guarda questa come si chiama. è Ave Maria, Ave ragazzi. Maria, quelli piccolini per la minestra, tipo, li chiama Ave Maria. La Barilla Ave Maria non l'avevo mai Mai vista. sentita. Per queste paste si spende 80 centesimi, 1 euro per il mezzo chilo. Poi ci sono ovviamente quelle un po' più di livello, tipo questa guarda che è qua. firmata addirittura Dolce e Gabbana, non so se sia Di marca. vero, però il pastificio di Martino, guardato di dov'è, e è, eccolo qua, Italiano. Gragnano di Napoli. Ah, vedi. Quindi fatta in Italia, questa è una bella confezione, anche carina la pasta, si vede, devo dire, non è gialla come l'altra che capisci che poi appiccicherà. Non abbiamo trovato il prezzo, ma secondo me questa costa un po' di Sì, più, non è- è quella là sotto. Ma c'è anche un'altra pasta. L'hai trovato? 14. 14. La miseria è tanto, sono 2 euro e qualcosa. Sì, E sì. qua però c'è anche la pasta al dente, che immagino non sia all'uovo questa. E questa qua al dente invece costa poco 1 meno di 1 euro. circa. Nel paese dei fagioli, perché ragazzi, tutti i piatti tipici brasiliani, il fagiolo ce l'hanno sempre, come la Sì. feijoada. Feijoada. Ecco. Ha sempre i fagioli. E vedere il prezzo dei fagioli qua mi fa strano, perché comunque stiamo parlando in offerta di 2 euro per una lattina tipica di fagioli, lattina. sì, è Da noi verrà tantissimo. 50 centesimi. Sì, quindi è strana questa cosa, anche le lenticchie così. Probabilmente tutti a casa usano quelli secchi, quindi questi qui in lattina sono considerati, diciamo, eccezionali, li usano in pochi, quindi costa di più. Questo succede in vari paesi. Ma per fortuna poi arrivano i piselli, ragazzi, qua pisellate a volontà per 50 centesimi circa. È bene ricordarlo sempre, ragazzi, bisogna sempre rapportare quello che vediamo anche nei supermercati, i costi in generale, a quello che è lo stile di vita e quindi anche i salari che ci sono nel paese. Per esempio qua in Brasile siamo sui 600-700 euro al mese circa, quindi bisogna un po' fare l'occhio, anche capire quale può essere la difficoltà di una persona del posto nel momento appunto di fare la spesa. Il Brasile è uno dei paesi al mondo che sta crescendo di più in questo momento, e quindi bisogna anche fare un ragionamento su quelle che sono invece le disparità che si vanno a creare in un paese in crescita, e poi dando un'occhiata appunto ai prezzi ci si fa un'idea. La situazione per una persona che vive qui chiaramente non è semplice. Siamo al banco dei prosciutti e formaggi e sono già tutte affettate, quindi ti prendi le fette già fatte, ti dici quante fette vuoi,
pure il peso e loro ti danno le fette, vedi ci sono gli affettati, la mortadella, la bologna, la mozzarella. Noi abbiamo preso un po' di mozzarella e ci facciamo i panini adesso. I formaggi in Brasile piacciono, direi. Allora c'è addirittura il grana, tipo grana, dice, fatto a scaglie. Guardate quanti ce ne sono, tutte già nelle confezioni delle scaglie. Questa credo che sia la mozzarelline di bufala, parmesano, abbiamo qua, ce ne sono tantissimi, è uno dei paesi con più formaggi che abbiamo visto. C'è addirittura parmesano, eccolo, c'è addirittura il blue cheese, cioè il gorgonzola, guarda qua con tutta la muffetta che si vede. Questo è il brie parmesano, ecco. Il brie c'è lì, questo è il gouda, c'è proprio anche la forma intera che ti puoi comprare, è anche qui pezzettoni giganti. Grana a posto, l'abbiamo perso. Un po' di prezzi. Allora la mozzarella di bufala, le mozzarelline anzi costano 6 euro. Urca! 6 euro anche per 150 grammi di formaggio grana, poi si sale 43, quindi saliamo a 150 sempre anche lui. Sì, 7 euro quasi, quindi dipende molto dal formaggio. Questo pezzettone di gorgonzola costa 163 euro. Abbiamo il prezzo al chilo, 120 al chilo, che sono 20 euro al chilo per il gorgonzola. Il Nesquik si chiama Nescau. Per fortuna è pieno anche di pomodoro, ragazzi. Si passa dai 4 euro di questa pomarola chef fatta in Italia, ma ci sono anche dei sughi di pomodoro super economici qua attorno. Per esempio questo da 20-30 centesimi è il moglio, che vuol dire sugo di tomate refogado. Ecco, refogado, questo non saprei cosa voglia dire, però ci sono anche tutti i sughi pronti come questo alla bolognesa, e questo sta circa sull'euro. Il supermercato era a 2 passi per fortuna dalla stazione degli autobus, siamo qua ad aspettare, dovrebbe mancare anche poco, e quindi adesso ci mangiamo il paninazzo che siamo comprati con un po' di pomodoro, un po' di mozzarellina. E intanto, ragazzi, volevo raccontarvi quanto ci abbiamo messo a comprare sto biglietto dell'autobus. È stato quasi impossibile, prezzi assurdi. Qui alla biglietteria eravamo venuti a chiedere appena siamo arrivati a Cabofrio, e ci avevano detto che il biglietto per dove vogliamo andare noi, però è una notte intera, più di 50 euro, 54-55 euro. Poi andiamo online, vediamo lo stesso biglietto in pratica alla metà del prezzo, e allora proviamo a comprarlo su internet perché comunque costa molto meno. È stato impossibile, ci abbiamo messo tutto il pomeriggio. In pratica i siti internet in Brasile, e questo è un problema di tutti i viaggiatori che vengono qua e non sono residenti in Brasile, quindi turisti, e hanno solo il passaporto, perché tutti i siti brasiliani richiedono il codice fiscale brasiliano. Se tu non ce l'hai è un gran casino, non solo perché è difficile fare la registrazione e comprare e diciamo accedere al biglietto, ma proprio per pagare, perché le carte di credito, comunque le carte di pagamento qua sono associate a questo codice fiscale, non al passaporto. Non c'è quasi mai l'opzione di associazione tra carta di pagamento e passaporto, ma solo al codice fiscale brasiliano. Un gran casino, abbiamo provato 1000 siti ed è stato difficilissimo trovarlo. Ci siamo dovuti rivolgere addirittura a un'agenzia di viaggio per fare questa cosa e comprare questo biglietto, pagando un extra che però alla fine è stato un pochino più economico rispetto a quello che c'è qua. Intanto qua c'è un casino, ragazzi, e quindi abbiamo comunque speso una trentina di euro per questo viaggio. Quindi, ragazzi, insomma, uno strazio. I trasporti in Brasile è un gran casino. Sempre gran bei paninazzi, mozzarella, pomodoro e anche le olive. Ebbene sì, ragazzi, torniamo a San Paolo, questa è la nostra destinazione, quindi grandi novità in arrivo. Ai ragazzi. Quindi mi raccomando, se non volete perdervi tutto quello che succederà, iscrivetevi subitissimo al canale, attivate la campanella, lasciateci anche un like, un commento e un hype, e qui sotto trovate anche il link per Patreon, vi aspettiamo anche lì. Ai ragazzi, novità in arrivo, quindi mi raccomando, se volete ci vediamo come sempre lunedì, mercoledì e venerdì. Alla prossima, ragazzi! Ciao belli! Ciao! Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para irme de una vez.
hace muy difícil